Ciao a tutti ragazzi, sono Rerantri Italia e oggi andiamo a vedere la nostra quinta espansione nel mondo del collezionismo, ovvero Labirinto dell'Incubo. Labirinto dell'Incubo sarà anche, ve lo anticipo già, l'ultimo set in italiano che andiamo a vedere perché da Legacy of Darkness fino a Invasion of Chaos ho deciso di mantenere il fatto di avere tutte le carte in prima edizione e quindi ho dovuto per forza di cose e per mia anche fortuna perché dal punto di vista del valore è ben maggiore di tenerle solamente in prima edizione e quindi in lingua originale americana. Poi con l'ultimo Antico Santuario torneremo alla lingua italiana e sarà l'ultimo set della prima stagione. Partiamo subito. Labirinto dell'Incubo esce in America il 1 marzo del 2003, ma non so dirvi in Italia quando, quindi se avete questa informazione lasciatela molto volentieri nei commenti e approfondiamo ancora di più il forum. Saltiamo Sovrano della Magia e Servitore del Faraone che vi ho mostrato negli scorsi video e andiamo al nostro quinta espansione di Labirinto dell'Incubo. Subito una curiosità, Maschera della Restrizione è la prima carta trappola che viene introdotta nella copertina della bustina. Prima di adesso e poi ci saranno sempre solamente carte mostro. Labirinto dell'Incubo parte veramente veramente molto forte perché ci regala Elfi Gemelli che è un mostro normale da 4 stelle che rimarrà giocato per diverso tempo sia dal punto di vista God Format for fun ma anche dal punto di vista dei tornei mondiali. Poi se God Community Italia avrà piacere aprirò anche una parentesi sui tornei, sui deck vincitori dei tornei del 2003-2004 e vi porterò le loro decklist realizzate al massimo. Vedendo questa prima pagina non posso non farvi notare la bestia mascherata che è un mostro, il mostro rituale più potente fino adesso e lo rimarrà fin quando non uscirà l'espansione Dark Crisis con il suo scinato dai 3300 punti di attacco. È il mio set preferito perché vede i nostri protagonisti battersi all'interno dell'anime in duelli che per me rimangono i più belli dell'intera prima stagione. Soprattutto il duello che vede il faraone contro il mimo comandato da Marik che attraverso una strategia di carte e di attacchi si cerca di sconfiggere il faraone, il quale poi vincerà e si attribuirà Slifer, drago del cielo. È un set che si amalgama insieme a tutti gli altri, insieme con le due carte secret, 10 ultra, 10 super, 17 comuni, 17 rare, scusate, e 66 comuni. Queste sono esattamente le stesse rarità che troviamo poi in Sovrano, in servitore del faraone. Bello anche vedere, a proposito, maledizione, il rituale per la bestia mascherata è una delle 3 super short print che ci sono all'interno del set. Bello, dicevo, le maschere che vengono utilizzate dai personaggi luce e ombra nell'unico, uno dei pochi duelli che vede Yugi e Kaiba schierarsi dallo stesso lato del campo. Curiosità, è un set che introduce non il tipo di mostri spirit ma l'archetipo. Sono nella pagina precedente, scusate, successiva. Eccoli qua, sono i mostri spirit che non hanno niente a che fare con i mostri spirit di Legacy of Darkness, che sarà la versione il set successivo, ma sono mostri spirit che si ispirano all'attributi dei 5 elementi di luce, fuoco, acqua, terra e vento. Sono accomunati dal fatto che richiedono delle rimozioni dei cimiteri per essere evocati, per essere poi giocati. Nel dubbio, Paura Oscura richiede lo stesso tributo dai cimiteri di rimozione, però non ha nulla a che fare. In questa pagina vediamo anche Kiko e
Bazoo, due mostri fondamentali nel GOT format, come voi giocatori saprete meglio di me. Qui una delle carte più belle, una dei set di 5 carte più belle, è quelle che compongono la parola Final. Sono quelle carte che utilizza Bakura contro il faraone per cercare di vincere il duello. Dovete sapere che Upper Deck non ha preso la parola originale, che ce l'ho qui e ve l'ho portata dalla mia collezione principale, che è la parola Death, ovvero morte. Ovviamente è stata censurata perché il cartone indirizzato a un pubblico di minori o comunque di bambini ha escluso a prescindere tutte quelle parole, quegli artwork che includevano temi come la morte o comunque ogni sorta di violenza. Peccato, perché comunque va a discapito dell'originalità del gioco. Per ultimo troviamo Cilindro Magico, una delle carte più potenti secondo me nell'old school, e qui ovviamente attribuita la rarità segreta. Nel set troviamo anche ben 13 carte comuni short print, nulla da segnalare, che se non per il fatto che sono carte generalmente abbastanza potenti. Ora che siamo qui vi faccio vedere anche l'altra super short print, che è rifornimento, che permette di recuperare i mostri materiali da fusione utilizzati. Bello anche vedere che comunque si tengono in vita anche in questo set i mostri sia fusione come ST John e l'ultimo guerriero, ma sia anche i mostri normali con le varie tipologie di mostro. Non c'è molto altro da aggiungere, sono carte molto, secondo me, uno dei più bei set, perché comunque si rifà molto ma molto all'anime, oltre poi a introdurre anche carte molto potenti come Elfi Gemelli, Cilindro Magico e qualcun'altra. Per oggi abbiamo finito, con questo si conclude il quinto set e il set in italiano della mia collezione. Alla fine, dopo le varie espansioni americane, vi farò vedere Ast, Antico Santuario, che è l'ultimo in italiano del primo periodo, chiamiamolo così, che ho in collezione. Fatemi sapere nei commenti se vorrete altri progetti, se avete altre idee da portare avanti, se vorrete vedere qualcos'altro. Pensavo di introdurre anche un attimo i valori economici delle carte, insomma quanto vengono quotate attualmente, però ho visto che generalmente in questo momento siamo soggetti a molte fluttuazioni, quindi quello che dico oggi potrebbe non essere lo stesso fra 6 mesi, quindi mi astengo dal farlo. Io sono Rerunter Italia, trovate questo e tanto altro della mia collezione sulla mia pagina Instagram, di cui vi lascio il link qui sotto. Ringrazio per adesso i ragazzi di GOT Community Italia per questo spazio, mi hanno fatto questa richiesta a cui ho consentito molto volentieri. E niente, ci vediamo alla prossima, aspettatevi i set americani che tratteremo magari un po' più approfonditamente, perché richiede anche una questione di traduzione. E ci vediamo alla prossima, grazie a tutti e a presto.